Buongiorno ragazzi, io sono Wendy e come mi vedete mi sono già rimboccata le maniche da molto presto. Da quando si sono abbassate un po' le temperature ho abbandonato il balcone di casa. Voglio dare una sistemata veloce qua fuori per lasciare puliti i bidoni della spazzatura. Più avanti sistemeremo in cantina per dopo portare lì le sedie e il tavolino fino al prossimo estate. Ho tolto dei bidoni i sacchetti della spazzatura e gettati via, ovviamente. Con uno spray sgrassatore, quello che ho nel momento, vado ad spruzzare dentro e anche sul coperchio e con un po' di carta pulisco l'interno e tutto quanto molto bene. Quando sono molto sporchi, invece della carta, passo un panno con un po' di acqua calda e vado ad asciugare poco a poco. Alla fine rimetto dei sacchetti nuovi e sono a posto. Questo lavoro lo faccio una volta al mese, se sono molto sporchi anche prima. Spazzerò il pavimento con la scopa per togliere lo sporco più grosso. Dopo passo con l'aspirapolvere. Lascerò tutto il più pulito che posso, quindi passerò anche il moscio. Sto preparando dell'acqua e ammoniaco per pulire le porte finestre in salotto e la finestra del cuscinotto. Mi piace avere le finestre pulite. Una casa con le finestre pulite aiuta a dare quel tocco di pulito in più. Era da un po' che non le pulivo in profondità. Ultimamente stavo ripassando solo alle maniglie e se c'era per caso qualche ditata o schizzo. Però adesso basta, si puliscono per bene. Faccio sempre bagnando con un panno, avendo cura degli angoli e dove si accumula di più lo sporco. Dopo asciugo con un altro panno pulito. Finito qui chiuderò tutto, perché fa freddino. Qua in cucina ero già andata avanti con la sistemazione delle stoviglie pulite e lasciando il piano lavoro e il lavandino sgomberi. Voglio cambiare la carta che metto in questo scomparto, che ormai non ce la fa più. Lo scolapiatti non è molto sporco, però lo lavo con acqua e un po' di sapone per i piatti.
Adesso voglio pulire sotto il lavandino. Avendo poco spazio per gli elettrodomestici, uso anche questo per mettere delle pentole che non ci stanno da nessun'altra parte. E come li voglio avere a portata di mano, perché sono quelle che utilizzo con molta frequenza, ho deciso dal primo momento che sono entrata in questa casa che questo era il loro posto, non quello della spazzatura o dei detersivi, come è abitudine nella maggior parte dei casi o delle case. A proposito di spazzatura, in questo bidone è dove mettiamo i rifiuti dell'umido e visto che è pulito vado solo a rimettere un sacchettino. Ho tirato fuori tutto. Pulirò il pavimento sotto la cucina. Non voglio che rimanga tanto tempo come l'ultima volta senza pulire. Ti voglio chiedere se non è molto per te, che se non è la prima volta che vedi uno dei nostri video, di iscriverti al canale. Ragazzi, il 70% delle persone che guardano i nostri video non si sono ancora iscritte. Ti ringrazio di antemano se sei una di queste persone e ti iscrivi proprio ora. E ringrazio di cuore a tutti gli iscritti, anche da parte di mia sorella. Molto velocemente, anche qui con acqua e ammoniaco, pulisco l'esterno del termosifone. Non sono ancora accesi, quindi meglio pulirli prima che lo facciano. Un suggerimento: se sono accesi i riscaldamenti e devi pulirli, spegnili se puoi o abbassali al minimo, visto che, numero 1, può rendere difficile e pericoloso toccare i termosifoni e rischiamo una scottatura. E numero 2, perché alcuni detergenti utilizzati per la pulizia potrebbero non comportarsi bene se esposti a temperature elevate. Ragazzi, il resto della mia casa è abbastanza sistemata. I cuscini del divano, finché non ci va nessuno sopra, stanno bene. I letti sono fatti, il bagno è tutto a posto, la cucina l'avete vista. Pulisco le sedie e il tavolo da pranzo, che mi piacciono sempre averle al top. Anche il tavolino è sopra la madia, tolgo quello che sarebbe un velo di polvere. Tocca solo spazzare molto bene il tappeto e ovviamente il pavimento, che lo farò di tutta la casa.
Ecco che sapevo che mi mancava qualcosina. Ti mostro questa mini spesa al dì, principalmente con delle cosine per la colazione e anche altro. Io con questo vi vado a salutare. Spero avervi fatto un po' di compagnia, motivati almeno un pochettino. Mettete like se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo vlogs di Wendy. Ciao!